Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video, come promesso la settimana scorsa, concluderemo il progetto dei fari anteriori. Quindi spiegherò i vari cablaggi da effettuare seguendo uno schema da me disegnato. Montaggio resistenze CAN bus per rimuovere i vari codici di errore, incollaggio dei LED, chiusura del faro e rimontaggio sulla mitozza, ovviamente con un test finale annesso. I prodotti da acquistare per completare il tutto sono Angel Ace da 70 mm, qualsiasi colore sia di vostro gradimento ovviamente, strip LED bicolor posizione freccia dinamico o non, 4 resistenze da 21 watt e 2 da 5 watt. Se invece volete mantenere le luci alogene delle frecce senza escluderle o montare i LED, vi basteranno 2 resistenze da 21 watt e 2 da 5 watt. E per concludere dovrete acquistare anche il mastice sigillante. Ovviamente i prodotti per la verniciatura non sono compresi. Detto ciò, procediamo con i lavori. Iniziamo i lavori facendo dei piccoli fori sul faro per far passare i cavi delle resistenze all'interno, mantenendole esternamente adesso. Lo consiglio perché eviterete il surriscaldamento all'interno. Alla fine uscirà fuori una centrale del genere. Con lo stesso mastice per incollare i fari coprirete i vari fori e salderete le resistenze all'esterno. Adesso taglieremo i 3 fili del portalampada attiventi, riposizionandolo al suo posto con la lampadina montata come se nulla fosse. E portando i 3 cavi rossi appena tagliati nella parte sottostante per l'esattezza vicino ai 6 cavi entranti delle resistenze. Una volta pronti collegheremo nuovamente i fari all'auto per individuare tra i 3 fili usando un tester 12 volts acquistato fai da te. Se volete posso farvi un video per la realizzazione, il negativo, il positivo diurno e il positivo notturno, quindi ad abbaglianti accesi, segnandoli con un pennarello senza commettere errori. Giunti ai collegamenti vi spiegherò tutto passo passo con questo spero intuibile schema. Allora, questo qui è il famoso schema.
Qui troverete il significato delle varie lettere, mentre qui avremo la parte interessante. Questi qui sono i 4 cavi che avremo internamente al faro, quindi il positivo della freccia, il positivo per le notturne, il positivo delle diurne e il negativo, mentre qui avremo le 2 utenze, quindi strip LED ed Angel Ace. Ad ogni cavo collegheremo una resistenza, quindi sulla freccia, sul positivo della freccia, una resistenza da 21 watt, da un'estremità ovviamente andrà collegata al cavo della freccia, mentre l'altra estremità al negativo. Stessa cosa per gli altri, quindi positivo notturne, una resistenza da 5 watt, mentre l'altra estremità sempre al negativo, e il positivo delle diurne, resistenza di 21 watt e l'altra estremità della resistenza sempre al negativo. Prima delle varie resistenze andremo a collegare i positivi delle utenze, quindi prima della resistenza della freccia collegheremo il giallo della strip LED, vedete, giallo positivo. Prima della resistenza delle notturne collegheremo il rosso A positivo, sempre della strip LED, in modo tale che ad anabagliante accesi la strip LED si illuminerà di bianco. Il negativo ovviamente collegato diretto al negativo. Prima della resistenza delle diurne collegheremo il rosso B dell'Angel Ace e per concludere il negativo dell'Angel Ace al negativo del faro. A cavi collegati, saldati, isolati e ben stretti con le fascette, il risultato finale o quasi sarà questo. Adesso potremo testarlo in auto. Prima prova una bomba, ragazzi. Incolliamo l'Angel Ace e la strip LED con del Super Attack, ovviamente evitando colature. La strip LED è dotata di biadesivo per il fissaggio, ma mettiamoci al sicuro utilizzando ugualmente la colla, evitando belle sorprese. Ecco il risultato. Smontiamo nuovamente il faro per procedere alla siliconatura della gemma. Mi raccomando di pulire accuratamente il perimetro, così da avere un maggior rendimento del mastice. Mastice messo, posizioniamo la gemma e lo teniamo almeno un giorno sotto pressa. Magari in modo casalingo mettete un panno nel vetro, che poi vetro non è, e degli oggetti in equilibrio su di essi. Vi mostro cosa ho combinato io.
Attesa finita, montiamo la cornice. Ho spostato una delle resistenze perché poggiava sull'ossatura una volta montato e scaldandosi non sarebbe il massimo. Imbulloniamo la staffa di supporto per il paraurti. Montaggio dei fari sulla mitozza. Paraurti. E adesso un po' di suspense per il risultato finale. Come avete visto è un lavoro semplice da svolgere, anche se l'attenzione non è mai troppa. Il risultato è bellissimo. In descrizione vi lascerò ovviamente il link per acquistare tutti i prodotti. Ci vediamo venerdì prossimo, sempre ore 16, con un nuovo video. Cercherò in ogni modo di portarne uno a settimana. Come sempre ragazzi vi saluto e vi chiedo cortesemente di supportarmi lasciando un bellissimo like, un commento sotto la descrizione, magari mettendo un vostro parere. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per ricevere tutte le notifiche e noi ci becchiamo la settimana prossima.